Salve a tutti cari sconosciuti, io sono Feryl o se preferite Meloki. In questo video vorrei esaminare rapidamente il trailer da poco rilasciato sulla Royal Edition di Final Fantasy XV, prevista per il 6 marzo sulle piattaforme console in contemporanea alla Windows Edition per PC. Si tratterà di una versione comprensiva di tutte le patch, DLC ed espansioni finora usciti, più un'espansione extra, chiamata Royal Pack. Il Royal Pack è quindi una vera e propria espansione ed è sicuramente la famosa espansione non annunciata di cui aveva parlato Tabata in interviste passate. Oltre al contenuto mostrato nel trailer, sono previste altre aggiunte più o meno importanti, come la modalità in prima persona, l'aggiunta di un archivio per i testi della cosmogonia e trofei aggiuntivi. L'idea di non inserire il Royal Pack all'interno del secondo Season Pass mi è sembrata ottima. Ma questo video non ha lo scopo di trattare le mie opinioni sulle scelte commerciali di Square Enix, visto che è un argomento più da vlog. Nel caso fatemi sapere nei commenti se la mia opinione al riguardo vi interessa al punto da meritare un video a parte. Passiamo quindi all'analisi del trailer. La prima cosa che viene mostrata è una versione più potente della panoplia, che permetterà danni e attacchi superiori, ma di cui parlerò in un secondo momento. Potrei fare una battuta cattiva sul fatto che, più che The Evolution Continues, io avrei scritto The Fixing Continues, ma eviterò perché sono contenta del Royal Pack. Vengono mostrate le due principali aggiunte gratuite degli update di tutto il 2017 appena concluso, ovvero il fantastico Character Swap e la Regalia Type D, entrambe ovviamente già presenti nel gioco base. Viene anche mostrato un nuovo veicolo, il Royal Vessel di Regis, che permetterà di muoversi in acqua, raggiungere Altiscia e, chissà, magari pescare nuovi pesci. Il pezzo grosso del Royal Pack sono le Insomnia City Ruins, definite Expanded Map, quindi immagino si tratterà di un vero e proprio rebuild del capitolo finale di gioco, con cutscene, aree e scontri nuovi. Il trailer prosegue mostrando rapidamente un bombardamento al Palazzo Reale, il che finalmente spiega la causa del muro crollato nella Sala del Trono. E subito dopo Ardyn, of course it was Ardyn, che erige una barriera a protezione del palazzo stesso. Sempre Ardyn si mostra ai Chocobros su un palo della luce in pieno stile Spider-Man, ed è anche il candidato migliore per essere il responsabile dell'apparizione del nuovo boss extra, ovvero il demone Cerberus, creatura apparsa tanto in Kingsglaive quanto nei concept art ufficiali, ma assente nel gioco base. La locazione dello scontro mi sembra la stessa di quella del Dread Behemoth, per cui potrebbe darsi che la creatura in questa espansione prende il posto del Behemoth. Un po' come Proto Ultima dopo una patch aveva sostituito un boss in un raid di Final Fantasy XIV. Ma questo potremo saperlo solo a marzo e comunque non è qualcosa di davvero importante. Il combattimento con Cerberus prevede anche l'apparizione di un meraviglioso Core invecchiato, ma riparlerò di Core tra pochissimo. Un altro boss sarà Omega, realizzato con l'estetica originale di Final Fantasy V. Come recita la sua descrizione, Omega è un'entità priva di anima, proveniente da un'antica civiltà come macchina di distruzione. Si tratta sicuramente di un'arma dell'antica Solheim, probabilmente rimessa in funzione o riprodotta dall'impero, e utilizzata da quest'ultimo per provare a fermare i Chocobros. Potrebbe anche venire impiegata da Ardyn stesso, ma credo sia più legata al bombardamento visto poco prima nel trailer e quindi alla minaccia imperiale ancora presente nel mondo di Eos. Dopotutto non si tratta della stessa creatura, ma esiste anche la versione di Omega chiamata Omega Weapon, per cui non mi stupirei nello scoprire che Niflheim, oltre a Diamond Weapon e all'Immortalis, avesse anche Omega nel suo arsenale. Che sia un nemico controllato dall'impero o da Ardyn, comunque potremo saperlo solo al rilascio dell'espansione. Credo, visto il suo livello molto alto, che si tratterà di un boss opzionale, probabilmente legato a uno dei nuovi trofei di gioco. Il trailer presenta un'altra carrellata di boss, ovvero i bellissimi Rulers of Yore, i grandi re. Non possiamo sapere con quale scusa saranno affrontati, è probabile che si tratti di una prova da superare per Noctis, con lo scopo di ottenere il vero potere della panoplia, chiamato Armiger Unleashed. Non possiamo sapere se si tratti di una sfida obbligatoria o facoltativa, né se si dovranno affrontare tutti, Regis compreso. Sicuramente il setting delle battaglie è la dimensione dell'anello, in cui tutto è avvolto in una luce blu e il tempo al di fuori di esso è rallentato al punto da quasi fermarsi. Certo è un poco strano che questa sfida sia affrontata dal re insieme ai tre amici, ma potrebbe essere una sfida per tutti e quattro e non per forza esclusivamente di Noctis. Non ci resta che vedere. Quel che è certo e che viene chiaramente mostrato in questo trailer è che il Royal Pack e le nuove rovine di Insomnia non sono ambientate nella timeline alternativa,
a differenza da quanto letto in alcuni commenti sui social che mi hanno fatto rabbrividire. Ignis ha le cicatrici della timeline canonica e spero davvero che la fanbase digerisca il verso 2 di Episode Ignis il prima possibile e accetti il fatto che se Noctis non muore, 3/4 di gioco, come il messaggio del gioco stesso, perdono di significato. Ma comunque passiamo oltre. Mi domando se la nuova panoplia avrà una spiegazione narrativa o si tratterà solo di un elemento di gameplay. Trovo più probabile la prima ipotesi, che tra l'altro avvalorerebbe ancora di più una mia teoria su Ardyn e la sua panoplia che discuterò a tempo debito nei video di lore. Il trailer conferma anche la presenza all'interno della Royal Edition dei contenuti aggiuntivi del primo Season Pass, ovvero Comrades e 3 episodi sui compagni di Noctis. Assistiamo a una brevissima scena in cui Luna, nella sua forma ascesa già vista in Episode Ignis, appare alle spalle di Noctis, probabilmente per dargli forza e continuare a esercitare il suo dovere di oracolo. Spero in uno scambio di battute tra i due che dia dignità alla loro storia d'amore davvero maltrattata. È anche presente una cutscene in cui Noctis finalmente interagisce con i Kingsley sopravvissuti. Il setting non è chiaro, è una base militare, ma gli interni non permettono di capire altro. Probabilmente si tratta di un rifugio dentro le mura di Insomnia. Sono curiosa di scoprire dove verrà inserita questa scena, se pensata come collegamento finalmente decente tra Final Fantasy XV e Comrades, a differenza del finale affrettatissimo dell'espansione. Infine una scena che mi ha spezzato il cuore, in cui non solo Cor esprime sentimenti ed ha espressioni facciali, ma conferma come né lui né lo stesso Noctis, prima della rivelazione di Bahamut, sapessero il destino del prescelto. Tirando le somme, sono rimasta sorpresa dalla Royal Edition e da questa espansione poco pubblicizzata. Si tratta di un bel booster pack per tutto il World of Ruin e non solo. Potrebbe rendere infinitamente migliore il gameplay della seconda parte di gioco e contemporaneamente approfondire alcuni personaggi, fra cui Cor, che per quanto rimanga una chimera metà uomo e metà cat content, con il Royal Pack potrebbe almeno ottenere una conclusione emozionante al suo sviluppo. Se sono riusciti a sistemare Revus, possono fare il miracolo anche con Cor. Come ho già detto inizio video, non intendo fare commenti puramente personali su quanto sia giusto o sbagliato il Royal Pack o la Royal Edition. Vi ricordo solo che l'esistenza di un'ulteriore espansione era già stata preannunciata in passato, ma la notizia era passata in sordina per mancanza di informazioni concrete. Non penso che il rilascio del Royal Pack abbia correlazione con i DLC discussi alla fine dell'Active Time Report su Ardyn e Luna, mentre la presenza di nuove cutscene di Ardyn durante il World of Ruin mi fa sperare ancora di più che il suo DLC venga ambientato durante la caduta di Gralea, visto che la presenza di flashback sul suo passato è certa, ma non credo che Episode Ardyn sarà un vero e proprio prequel, a meno che non si tratti di uno spin-off autonomo, come in passato Tabata aveva detto di voler fare. A questo punto non ci rimane che aspettare il 6 marzo, incrociando le dita per ottenere ulteriori conferme sui contenuti dedicati ad Ardyn e Luna. Per quanto riguarda la serie di lore dedicata a Final Fantasy XV, il primo video non subirà ritardi e vedrà la luce nella doppia versione italiana e inglese entro la fine del mese. Preferisco invece aspettare per pubblicare i successivi, dato che le informazioni del Royal Pack potrebbero aggiungere nuovi interessanti dati di cui discutere. Intendo quindi pubblicare il secondo e successivi video della serie a partire dalla seconda metà di marzo. Fatemi quindi sapere nei commenti cosa ne pensate di questo trailer, della Royal Edition e di Final Fantasy XV in generale, e ciò detto io vi ringrazio per l'attenzione e noi ci sentiamo o ci vediamo in un prossimo video.